Buongiorno a tutti, ben ritrovati qua su Radio Rossonera, giovedì 14 di dicembre, quindi è il post partita di Newcastle Milan che finisce 1-2, quindi vittoria per il Milan in questa sesta giornata di Champions, vittoria, come ha detto lo stesso mister Stefano Pioli, dolce amara, dolce perché comunque la vittoria è arrivata e quindi sempre vittoria è, amara perché sempre eliminazione è stata nonostante la vittoria. Dall'altra parte c'è stato un pareggio e quindi siamo in Europa League. Enrico Boiani, ciao. Ciao, siamo tornati, con l'inno Siamo dell'Europa tornati League. in Pensate un arancia-nero. po', a 2000 like il direttore canterà l'inno dell'Europa League, ma con una versione molto più cara a tutti noi tifosi di squadre italiane che partecipano all'Europa League. Tanti di voi avranno già capito, quindi 2000 like il Ma che direttore sei matto? la canta. No, L'ho intuita. scherzi a parte, mettete like per supportarci, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, tanti di voi non sono iscritti, quindi fatelo, attivate la campanella per tutte le notifiche, lasciateci un commento. E quindi stasera toccherà vedere la sesta giornata di Europa League per capire quale delle tante squadre che si qualificheranno come seconde sarà una nostra papabile avversaria nei sedicesimi, perché questo accadrà. Il Milan, scendendo dalla Champions League come terza, ha un turno in più di Europa League, ovvero quelle sorte di playoff. In realtà sono semplicemente come dei sedicesimi che diciamo, vengono bypassati dalle prime del girone di Europa League e quindi noi contro una delle seconde dei gironi di Europa League. Sì, Perché? Troppo tardi, come scrive la Gazzetta. Il Milan, in tutti i sensi, troppo tardi tutto. Il Milan vince, ma il miracolo resta a metà. Pioli rimonta il Newcastle, il pane del Paris Saint-Germain di Gigio lo elimina, vincere... Vabbè, so perché doveva buttarcelo dentro sto Paris Saint-Germain di Gigio, ma vabbè, questo è proprio gratis. Vinceremo l'Europa League. Ok. Sì, diciamo, è riassunto in quelle due parole un po' tutto. Troppo tardi. Sì. Bene, ma troppo tardi. sì, cosa dobbiamo dire? Pesa quel pareggio iniziale con Newcastle, pesa ti direi anche il pareggio a Dortmund, perché alla fine comunque di chance per vincere il Milan le aveva avute. Mm. Pesa anche magari aver preso troppi gol a Parigi, essere stati magari un pochino troppo veramente troppo arrendevoli a Parigi, cioè la sconfitta la puoi mettere in conto, ma magari non con quel passivo lì, che vista la partita di ritorno poteva mandarti avanti comunque. Pesa ovviamente il non aver almeno pareggiato la partita in casa col Dortmund, in cui stavi 1-1, in cui avevi Eh, pienamente l'inerzia del match dalla tua parte e dopo l'infortunio di Malik Thiaw è crollato tutto ed è crollato tutto anche coi cambi che il Dortmund aveva e tu no. Insomma, ci sono tanti rimpianti, possiamo trovare dei rimpianti secondo me in ogni partita del girone di Champions League. Cioè se ci aggrappiamo troviamo dei rimpianti in ogni delle 5 giornate precedenti a questa. Questa in realtà è stata una giornata che è andata anche bene al Milan, cioè una partita che il Milan nella prima ora di gioco, per quanto mi riguarda, per quanto sia stata più attenta, per quanto il Milan sia stato più attento, per quanto il Milan sia stato più ordinato se vogliamo, no, un po' più compatto, comunque non è stato un bel Milan. Cioè è stato un Milan che ha lasciato completamente l'iniziativa al Newcastle, con un Newcastle che nonostante tutti i problemi che aveva e che ha creato tanti pericoli e ha segnato addirittura un gol, forse poteva farne un altro sul salvataggio di Tomori. Fatto sta che poi la partita si mette dalla nostra parte per un gol abbastanza mm. casuale, il Newcastle prova a vincerla in tutti i modi, riusciamo a segnare il secondo, avremmo potuto anche fare il terzo e forse il quarto. Quindi è stata una partita un po' atipica, strana, in cui Newcastle secondo me dal 70° in poi anche a livello di energia era completamente nemmeno in riserva, proprio era serbatoio vuoto, anche perché di cambi loro non ne avevano se non Isak. E quindi c'è poco da recriminare in questa giornata qui. Tu hai fatto quello che dovevi, ti è andata anche un po' bene,
i rimpianti sono nelle altre 5. Ripeto, in ognuna delle altre 5, quale più, quale meno, ovviamente la prima con Newcastle più, quella a Parigi meno, ma in tutte le altre 5 partite del girone possiamo trovare qualcosa a cui aggrapparci per avere rimpianti. Andiamo via veloce con tutto il resto perché vabbè, questa insomma è pagina classica, è solo Europa League, rimonta Newcastle, pareggia, Pioli, ciao Champions, la vittoria in Inghilterra con Pulisic e Chukwueze non basta, però il diavolo rimane nelle coppe. Andiamo avanti, tanto questa è una pagina classica, i rimpianti e il rilancio, Pioli fa male uscire, ma ora proveremo a vincere la coppa. Il tecnico rossonero, peccato per l'andata con Newcastle, dobbiamo calarci bene in campionato, consolidare il terzo posto, sperare in qualcosa in più. Leao dice orgoglioso della squadra grazie ai tifosi. Insomma, continua sulla stessa falsariga. È un po' difficile onestamente da commentare cioè non è difficile, però eh, è ovvio che non ci si può sbilanciare né da una parte né dall'altra, bisogna comunque cercare di restare un pochino terzi tra la giusta contentezza, perché comunque hai fatto un'altra vittoria in Europa di buon livello, dopo un'ora di gioco non fatta bene, ma comunque la partita l'hai vinta, c'è poco da fare, la partita l'hai vinta, quindi bisogna anche essere contenti del fatto che in un modo o nell'altro il Milan l'ha vinta la partita, però a me l'amarezza di sottofondo di essere stato eliminato dalla Champions non riesce a mitigare, cioè la vittoria non riesce a mitigarmi l'amarezza, onestamente. Cioè, la notizia principale di ieri non è che il Milan ha vinto, è che il Milan è stato eliminato. Che cioè, in realtà era abbastanza pronosticabile, cioè serviva Sì, veramente un miracolo dall'altra parte. Cioè, a una certa c'era il Dortmund in vantaggio e noi stavam perdendo, no, e sembrava lo scenario peggiore, no, una vittoria del Dortmund ma tu perdevi. Alla fine le cose sono andate più normalmente possibile, cioè sono andate con una vittoria del Milan che era pronosticabile ed era anche giusto che avvenisse, ma non il risultato del Borussia Dortmund. Cioè, tu esci da questo girone facendo gli stessi punti del Paris Saint-Germain, e sa di beffa, sa di beffa. Però, ripeto, ci sono i rimpianti, ci saranno, quello che mi resta è che questa squadra poteva vincere anche questo girone, tranquillamente, perché i giocatori di livello li ha e lo ha dimostrato anche ieri. Cioè, lo ha dimostrato anche ieri quando entrano Okafor e Chukwueze, che se dovessero star bene, se stavano bene dall'inizio dell'anno e sono delle alternative di estremo livello, se messe in condizione di farlo, se allenate in un certo modo, se gestite in un certo modo, se fisicamente a posto, ci sono Okafor e Chukwueze. Cioè, l'anno scorso uno ha fatto 13 gol e 11 assist in Liga Spagnola, non nel sesto campionato svedese, l'altro ha fatto comunque anche lui una decina di gol e sono anni che è uno dei prospetti maggiori in Europa. Ne ho presi 2, lo stesso sì, sì, Jovic sì, è andato sì. bene. Cioè sono giocatori, cioè il Milan nei 17, 18 ha una rosa validissima, validissima. Te l'ho dimostrato ieri, te l'ho dimostrato anche in altre occasioni, però bisogna A averla tutta sempre a disposizione, B saperla gestire coinvolgendo tutti quanti e facendo giocare tutti quanti, e poi il resto vien da sé, però servono queste cose. E come scrive Tutto Sport, purtroppo, perché oltre alla Champions si dà addio con improbabilità. Adesso poi non so se faranno questi altri calcoli strani per inserire poi chi vogliono loro, perché tanto questo sarà. Insomma. Però l'Europa League è soltanto un brodino per i rossoneri, persi oltre 100 milioni per il bilancio, insomma, al di là del fatto che siamo a fare i conti che poi non sono mai corretti, quando è così non sai mai realmente quant'è la cifra che vai a perdere, o meglio, che non vai a guadagnare più che perdere, in realtà, non è che li perdi, cioè non li guadagni. Però detto ciò, è molto probabile che tu questo mondiale non lo faccia, quasi sicuro che tu non lo faccia,
È una grandissima vetrina che perdi, soldi che perdi e che altri non arrivano per il passaggio agli ottavi, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, lo sapevamo Comunque già. E sì, in realtà è questo che, cioè, a me onestamente è come, che so, dire, arrivare quinti all'ultima giornata di campionato, vincendo però l'ultima, e un'altra squadra, che so, vince la sua partita, arriva quarta, e dice, abbiamo vinto l'ultima partita, l'abbiamo vinta. Eh sì, però sei arrivato quinto in campionato. Cioè, io non riesco a essere contento così, punto. Abbiamo vinto, punto, sono felice. Onestamente no, cioè, mi brucia assai come è andata questa Champions. Che devo dire, un po' tutti, mi ci metto dentro anch'io, tutti quanti, quest'anno l'abbiamo un po' vissuta, boh, mia sensazione personale, è un po' strana la Champions di quest'anno, non lo so. sì, è partita strana però ti direi. Mm, Cioè, arriva per carità giustissima è la squalifica, la penalizzazione alla Juventus, ma arriva con un quinto posto, arriva dopo un'estate particolare, arriva con un sorteggio particolare, dopo con un girone tosto, in un momento anche della stagione in cui era come se fosse un Milan nuovo, ma non così nuovo, no, e quindi c'era anche di mezzo il campionato, il derby, ehm, è stata una Champions League strana, hai ragione, però è andata in questo modo qua, cioè vabbè, è fin non ci lì. possiamo fare niente adesso, è giusto secondo me anche andarne oltre e ricordarti che la Champions League è così. Cioè la Champions League se sbagli una partita rischi, dato che sono 6, rischi di compromettere tutto quanto, e ci sta. Adesso io non so se col nuovo formato ieri, visto che qualcuno mi aveva scritto, ieri che non è più la stessa cosa per le fasce, eccetera, perché dicevo: vincendo l'Europa League si è in prima fascia, no, Mm, qualcuno mi aveva detto: "Guarda che non è più così, cambian le cose". In realtà è vero che cambia la Champions League, è vero che non son più 4 cioè 8 gironi da 4, ma è un girone unico da 36, no, però tu di queste delle altre 35 squadre, ne affronti solo 8, quindi aumentano il numero di partite, ma ne affronti 2 per fascia di quelle 8 che affronti, okay? Quindi in realtà, se vinci l'Europa League sempre in prima fascia sei e sempre 2 squadre delle altre fasce becchi. Cioè, se noi siamo in quarta fascia dobbiam sempre beccare 2 squadre per fascia delle fasce più forti. Quindi non cambia niente in soldoni. Le pagelle velocissime, anche perché siamo un po' più lunghi. Vabbè, il migliore di Gazzetta è Mike Maignan, insieme a Fikayo Tomori, che è l'altro set che vedete lì di fianco in basso a sinistra di Mike. No, vabbè, insomma, non c'è niente da dire. Ci sono un po' di sei e mezzo vari tra Teo, Florenzi, vedo Jovic con sei e mezzo, gli altri sono dei sei, poi c'è qualche insufficienza. Ah, c'è anche il 7 Ciuqueso, ovviamente, per il Sì, gol. C'è qualche 6 sparso invece in giro e cosa c'è? Un 5 per Loftus-Cheek, sì. E un 5 per Loftus e un 5 e mezzo per Yunus Musa. Queste sono le uniche due insufficienze. No. Non ho fatto le pagelle anche per questo, soprattutto perché per un'ora di gioco sarebbero state tutt'altri voti e poi per gli ultimi 20-25 minuti sarebbero stati altri, quindi sarebbe stato anche un po' complicato farle. Però vabbè, questo è le pagelle di Gazzetta. Henry, hai qualcosa da dire oppure andiamo no, mi dritto sembrano all'ultimo? abbastanza giuste. Io non ho compreso e non comprendo l'MVP a Reinders, ma sappiamo che questi MVP, premi MVP sono un po' particolari. Ehm,
perché onestamente per me Reinders dopo le prime 3 partite è diventato un altro giocatore, purtroppo lo dico. Nelle prime 3 abbiamo visto tanto, comunque parte di quello che potesse fare, poi è come se avesse subito un'involuzione 'sto ragazzo e a me continua partita dopo partita quasi a peggiorare secondo me. Cioè non a peggiorare che si sta imbrocchendo, cioè non lo vedo sempre meno sicuro di sé e lo vedo sempre un pochino più appannato nelle partite. Però magari mi sbaglio io, magari in realtà, era giusto darglielo questo premio. Gli altri voti direi che sono corretti, cioè Loftus ha fatto addirittura peggio di lui, probabilmente. Maignan e Tomori tengono in vita il Milan, perché stanno letteralmente tenendo in A vita il inizio Milan, quei 2 stagione. ragazzi. Speriamo che il ritorno di Leao possa mettere un pochino di marce, scalare un po' di marce e tornare sui suoi livelli anche lui. Chiudiamo con Ciucu. Gol e dolori. Il nigeriano entra e segna al 68, ma esce malconcio. Allora, alcuni han detto che allora aspetta, facciamo così. Ricapitoliamo. Ciucu entra, fa gol, festeggia, poi in teoria doveva fare quel piccola parte atletica che viene riservata a chi o gioca troppo pochi minuti oppure non entra proprio. Sì, Quindi quelle serie di allunghi sul campo per chi non ha fatto la prestazione. Secondo quanto scrive Gazzetta invece ha preso, salutato e è andato dritto in spogliatoio perché aveva avvertito un fastidio al flessore. Ora, siccome non eravamo lì e ci dobbiamo, tra virgolette, fidare di chi ne parla, da un lato c'è chi ha detto che in realtà non è successo niente, non ha avuto nessun tipo di problema, è stata una sorta di precauzione, e invece, come scrive Gazzetta, che è uscito un pochino malconcio e ha evitato di fare quest'altra parte, eccetera, eccetera. Direi di semplicemente aspettare oggi e vedere se è tutto ok e oggi fa allenamenti in gruppo, perché tanto non credo che faccia scarico lui che ha fatto nemmeno un quarto d'ora, 20 minuti. Se fa allenamento normale, tutto ok, a posto e per sabato non ci sono problemi, anche perché oggi è giovedì, cioè c'è scarico oggi, rifinitura domani e siamo un'altra volta in pista per sabato con conferenza stampa e quant'altro per la gara di domenica a pranzo. Non è che abbiamo troppi allenamenti, l'unico allenamento grosso è il venerdì, per il resto siamo già a ridosso della prossima. sì, speriamo che non sia niente, perché No, 'sto ragazzo ha bisogno anche un pochino di continuità, aspettiamo, vediamo, ehm, e niente. niente, Non appunto, speriamo che speriamo. non sia successo niente, tutto qua. Bene, grazie. Oddio, grazie a te, grazie a tutti. Non capivo perché mi si stava mutando. Grazie a tutti, mi raccomando il like, il commento, la condivisione, l'iscrizione alla campanella. Grazie a tutti per essere stati qui, ci ritorniamo tra poco per Chiamina delle 11 con le vostre telefonate, alle 13 Lancia, alle 16 il talk e poi da domani si inizia, a meglio, già un po' da oggi, a pensare al campionato fino a praticamente metà di febbraio, quando torneranno i sedicesimi di Europa League. Grazie a tutti, a dopo.